I cantucci di Prato, biscottino, quello duro, quello con le mandorle da pucciare dentro nel vin santo, ma a me piacciono anche così ciucciati e basta. Comunque, di Prato la ricetta originale prevede che non ci sia dentro il burro, non ci sia dentro l'olio. Qui mi smentiranno mezza Italia, me ne diranno di tutti i colori, non mi interessa, io faccio la ricetta originale senza burro e senza olio. 2 uova di gallina, anche perché 2 uova di struzzo, di coniglio, è un casino. Allora, vaniglia in polvere, vaniglia bianca, vaniglia questa qui fatta in casa, quello che volete, però vaniglia. Scorzetta di limone o di arancio, quella che volete. Pizzichino di sale, poco, a punta di un cucchiaino. 150 g di zucchero semolato, senza paura. Mischiamo con 2 bacchette, con la frusta, con una forchetta, quello che volete, per 2-3 minuti per sciogliere un pochino lo zucchero. 280 g di farina per dolci, la 00, io però ho usato metà 00 e metà farina di tipo 1 che è un po' più integralina, un po' più ruspante, fate come volete, comunque 280 g di farina. Voilà, mezza bustina di lievito per dolci, lievito vanigliato, va bene anche il cremor tartaro, va bene anche l'ammoniaca per dolci, però mezza bustina e non di più perché sennò dopo diventa troppo forte, troppo friabile, troppo tutto. Mischiamo con un bacchettino, una forchetta finché si riesce e poi dopo con le mani dobbiamo fare una specie di pasta frolla. In pochi minuti otterrete un impasto, sembra un po' pasta frolla, solo che non ha il burro. Se dovesse essere un pochino vagamente appiccicosa, un velino di farina, ma poco, appena appena. A questo punto possiamo già aggiungere anche le mandorle, 130 g di mandorle con la buccia. E impastiamo. Ecco, nel giro di pochi minuti tutte le mandorle saranno incorporate nell'impasto e quindi possiamo procedere a preparare i biscotti. Comunque un pochino deve essere appiccicoso, perciò non vi spaventate se appiccica un po'. Ora dobbiamo trasferirci sull'asse, quindi tiriamo sul nostro impasto, lo mettiamo su una tavola, sull'asse di legno, su un tavolo liscio, dove volete. Diamo al nostro impastino una forma regolare in maniera che lo possiamo dividere facilmente in parti uguali. In questo caso lo facciamo in 3 parti, quindi 1, 2 e 3. Voilà. Ora una alla volta gli dobbiamo dare una forma allungata. Ecco, non fateli troppo sottili, devono essere abbastanza consistenti, ecco. Poi naturalmente potete fare la misura che volete, questa deve essere più o meno la forma, possono essere anche più corti se volete e più larghi, come volete, però insomma la misura media è la migliore secondo me. Ecco, li arrotondate come volete, non devono essere per forza belli, anzi se sono un po' storti meglio. È un dolce molto semplice e lo mettiamo in una teglia. E 3 devono essere un po' distanti tra di loro, perché sennò se si gonfiano un po' poi si toccano. Sopra ci metto un po' di uovo sbattuto e una spolverata di zucchero per farlo venire più rosolato, più bello, però è facoltativo, potete anche non farlo. Non tanto zucchero, appena appena. I cantucci hanno 2 cotture, una normale classica e una dopo che la vediamo dopo. 180 gradi per iniziare, 30 minuti, statico o ventilato, le stesse, è uguale. Eccoli pronti, giusto mezz'ora. Cottura perfetta, come vedete sono venuti anche belli dorati, il lavoro dell'uovo, dello zucchero, belli cotti anche sotto. Adesso questi qua bisogna lasciarli sul tavolo, bisogna farli intiepidire, non freddi, perché sennò se li tagliamo adesso si rompono, se li tagliamo freddi si disfano, devono essere tiepidi. Quindi li lasciamo qua 10 minuti e poi li tagliamo. Coltello sottile, a lama liscia, mi raccomando non dentata, e che abbia, insomma, che sia un po' grandino. E si taglia non così, ma di traverso. Belli decisi. Vedete?
circa 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo di spessore e tagliati un po' di traverso per motivi estetici. È più bello così, È la parte più difficile della ricetta questa qua, vedete? Io appoggio appunto il coltello lì e vado giù bello deciso. Io fa molta forza. In forno 180 gradi per altri 15 minuti. Eccoci qua, giusto 12-13 minuti, quasi 15. Buoni, buoni, una meraviglia, il profumo di mandorle che viene su è una roba incredibile. Adesso questi qui noi li facciamo raffreddare, qua mezz'ora, quello che ci vuole, sempre che non si rifregano prima, e poi li mettiamo dentro un bussolotto di vetro e dureranno 3-4 mesi. Nel frattempo la Rappanella mi ha già preparato il vin santo da pucciarli, quindi io sono a posto. Ecco, adesso così si conservano anche 3-4 mesi, ma secondo me non durano neanche una settimana. Vado? Vado? Un attimo lo sto masticando. Oh. Avo? Vado? I cantucci di Prato. C'è il gorgoglio della lavastoviglie. Sì, glu glu glu. Spegni. Croccante che va pucciato nel vino.